La Genesi, l'origine della luce, della vita e dell'uomo. All'inizio non c'era nulla, nessun suono, nessuna forma, nessun tempo, solo il silenzio eterno e in quel silenzio, Dio. Eppure, in quell'infinito vuoto esisteva già un progetto, la vita. Non una vita casuale, ma una vita che avrebbe portato in sé la traccia del suo creatore, la scintilla della sua stessa luce. Nel libro della Genesi, primo dei libri sacri, ci viene raccontata non solo la nascita del mondo, ma il mistero più profondo dell'esistenza, il perché di tutto ciò che è. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. Ma lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Poi Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. E Dio vide che la luce era cosa buona, e separò la luce dalle tenebre. Chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera e fu mattina, il primo giorno. Dio separò la luce dalle tenebre. Chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Dio poteva creare tutto in un istante, ma scelse di farlo in 6 giorni, per insegnarci che anche la perfezione ha un ritmo. Le cose grandi si costruiscono passo dopo passo, come un artista che plasma la sua opera con pazienza e amore. Poi Dio disse: «Ci sia un firmamento in mezzo alle acque e separi le acque dalle acque». E così fu. Dio chiamò il firmamento cielo. Fu sera e fu mattina, secondo giorno. Il cielo è lo spazio del respiro, dell'incontro, dell'elevazione. Guardando il cielo, l'uomo ricorda che non è solo materia, ma spirito. Non è fatto solo per la terra, ma per l'eterno. Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare, e vide che era cosa buona. Poi Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme, e alberi da frutto che diano frutto secondo la loro specie». E la terra ubbidì. La terra cominciò a germogliare. Spuntarono fiori, piante, alberi, frutti, profumi. Il mondo prese vita. Dio vide che era cosa buona. Fu sera e fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, per segnare le feste, i giorni e gli anni». E fece le 2 grandi luci, la maggiore per il giorno, la minore per la notte, e fece anche le stelle. E Dio vide che era cosa buona. Fu sera e fu mattina, quarto giorno. Le stelle non sono necessarie alla sopravvivenza, ma alla meraviglia. Sono il segno che Dio non crea solo per utilità, ma per bellezza. Ogni stella è un sorriso divino nel buio del cielo. Poi Dio disse: «Brulichino le acque di esseri viventi e volino uccelli sopra la terra». E così fu. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che si muovono, e ogni volatile secondo la sua specie. E Dio li benedisse dicendo: «Siate fecondi e moltiplicatevi». Fu sera e fu mattina, quinto giorno. Ogni forma di vita è una benedizione. Ogni battito, ogni respiro, ogni volo è un canto di gratitudine al Creatore. Poi Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici». E così fu. Dio vide che era cosa buona. Poi disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». E Dio creò l'uomo a sua immagine. Maschio e femmina li creò e li benedisse. Disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela». Dio diede all'uomo la missione di custodire, non di dominare. Essere custodi del creato significa riconoscere che tutto ci è affidato, non posseduto. Fu sera e fu mattina, sesto giorno. Quando tutto fu compiuto, Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E nel 7° giorno si riposò. Benedisse il 7° giorno e lo consacrò. Il riposo non è assenza di attività, ma pienezza di contemplazione. È il tempo in cui Dio guarda la sua opera e gioisce. Il 7° giorno è un invito anche per l'uomo a fermarsi, a respirare, a ringraziare. Poi Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva plasmato. Fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. E gli disse:
Di tutti gli alberi puoi mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Quel limite è il luogo della fiducia. È la possibilità di scegliere Dio liberamente, di amare con libertà e non per costrizione. Poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Allora formò la donna, tratta dal fianco dell'uomo, e la portò a lui. E l'uomo disse: questa sì, è carne della mia carne e osso delle mie ossa. I due erano nudi e non provavano vergogna, perché la purezza non conosce paura. Ma nel giardino c'era anche il serpente, il più astuto fra tutti gli animali. Disse alla donna: è vero che Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero? La donna rispose: possiamo mangiare di tutti, tranne di uno. E il serpente replicò: non morirete affatto, diventerete come Dio. La donna vide che l'albero era buono da mangiare e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Si fecero cinture di foglie e si nascosero da Dio. Dio camminava nel giardino e disse: Adamo, dove sei? L'uomo rispose: ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. La paura nasce dove si rompe la fiducia. Dio domanda: hai forse mangiato dell'albero? L'uomo risponde: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato del frutto. La donna dice: il serpente mi ha ingannata. Nessuno si assume la colpa. Ma Dio, pur correggendo, non abbandona. Fa tuniche di pelle e li riveste. Anche nel castigo, Dio mostra tenerezza. Adamo ed Eva vengono allontanati dal giardino, ma non dal cuore di Dio. Da quel momento inizia la storia della salvezza. La Bibbia non è più la storia del paradiso perduto, ma quella del paradiso ritrovato, e nacquero figli, Caino e Abele. Abele offrì a Dio il meglio, Caino offrì qualcosa. Dio guardò all'offerta di Abele e Caino si ingelosì. La gelosia diventò odio e l'odio portò al primo omicidio. Dio disse: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: sono forse io il custode di mio fratello? La risposta è sì. Siamo custodi gli uni degli altri. Gli uomini si moltiplicarono e si corruppero. Dio vide che la malvagità era grande sulla terra. Ma trovò un giusto, Noè. Gli disse di costruire un'arca. E Noè obbedì. Venne il diluvio, ma Noè e la sua famiglia si salvarono. Dopo la tempesta, Dio fece un'alleanza e mise un arcobaleno nel cielo. Segno di pace, segno di promessa. Poi gli uomini dissero: costruiamo una torre che tocchi il cielo per farci un nome. E Dio confuse le loro lingue e li disperse sulla terra. Quando l'uomo vuole arrivare al cielo senza Dio, tutto si confonde. Quando torna a Dio, tutto si ricompone. La Genesi non è solo la storia del mondo, è la storia di ogni anima. Ogni volta che lasci entrare la luce, rivivi il primo giorno. Ogni volta che porti frutto, vivi il terzo giorno. Ogni volta che ami, sei il sesto giorno. Ogni volta che ti fermi per lodare, vivi il settimo. La Genesi continua in te. Dio sta ancora creando. Sta creando in ogni gesto d'amore, in ogni parola buona, in ogni perdono concesso. La Genesi è la tua storia. È l'inizio del mondo, ma anche l'inizio di ogni rinascita.